Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di maggio e abbiamo la carta dell'imperatrice, amici del Toro. Qualche cosa si sta creando, mi verrebbe da dire, perché con la carta dell'imperatrice può essere un periodo fortemente dedicato alla creatività, al creare qualche cosa, proprio da un punto di vista pratico. È anche una carta che parla di maternità o di madre. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione del video trovate il link alle previsioni del primo semestre del 2024 e ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, vi ricordo che sono letture generiche sugli affetti, quindi possono riguardare la famiglia, gli amici, le relazioni di coppia. Io vi dirò qual è l'andamento energetico più importante e poi vi darò come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Se volete guardare nello specifico le letture dei single o delle relazioni già esistenti, ho già pubblicato queste letture e le trovate nella sezione dell'oroscopo mensile scorrendo in basso con il dito. Sono quelle a 3 scelte, poi ci sono i segni zodiacali anche lì. Comunque, le trovate insomma nell'elenco dei video. Allora ragazzi, partiamo con un 9 di bastoni, un 6 di pentacoli, una regina di coppe, un 9 di coppe, il diavolo, il matto e il carro. Qua qualcuno parte già da una situazione di difesa o di, come vi posso dire, allerta. Andiamo a vedere subito 3 di coppe e cavaliere di coppe. Vado a vedere anche questo 6 di pentacoli. Abbiamo un asso di pentacoli e un 10 di coppe. Allora ragazzi, devo dire che questa allerta, come ve l'ho detta io prima, potrebbe essere in riferimento a una persona o a un gruppo di persone. Ora, dipende da qual è la situazione di ognuno, se avete già una famiglia vostra, per esempio, ehm, o se si parla magari più di una situazione di amicizie. Però ho come l'idea che potrebbe, per qualcuno è come se veniste coinvolti in un gruppo, ma questo gruppo non vi convincesse molto. Potrebbe essere un gruppo di amici o potrebbe essere, come vi dicevo, una questione di tipo familiare. Devo andare a vedere la regina. Perché il 9 di bastoni di per sé è una carta che indica stanchezza e qui è come se si arrivasse stanchi da qualche tipo di situazione che potrebbe essere una situazione a 3 o una situazione di gruppo, come vi dicevo prima. Come se si, mi viene da dire anche chiedesse un po' più di equilibrio, un po' più di concretezza. Andiamo a vedere la regina.
7 di coppe e giudizio. Io credo che qualcuno si stia aspettando un movimento da parte dell'altra persona o da parte di qualcuno di questo gruppo. Qui c'è come un accordo che non sembra dare i frutti sperati, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere questo 9 di coppe. Carro appeso, 5 di coppe e matto. Il matto ce l'avete già qui. E il carro anche, ragazzi. Io credo che qui ci sia come una decisione da prendere. Ho come la sensazione che qualcuno faccia fatica a perdonare qualcosa del passato, qualcuno nel passato. È come se ci fosse una sorta di sfiducia nei confronti o della situazione o magari proprio rispetto a quello che la persona ha detto o fatto. Guardate, vi dirò, qua si parla di gruppo, qua si parla di famiglia e qui potrebbe essere un genitore, se voi siete i figli, per esempio. E comunque anche se siete genitori, questo potrebbe riguardare il figlio, ok? Diciamo che in questo caso sarebbero i figli, perché qui ho molto forte la sensazione del gruppo. Andiamo a vedere però questo diavolo. Voglio proprio vedere a che cosa fa riferimento. Sacerdotessa. E torre, guardate, ego, crollo dell'ego, andare avanti oltre i dubbi. Allora, ho la sensazione, ragazzi, che qua ci sia qualche tipo di questione che non si voglia vedere perché 7 di coppe è al contrario e quindi è come sì, non essere troppo ingenui mi verrebbe da dire. In effetti avete anche 2 volte la carta del matto che mi potrebbe parlare un po' di ingenuità per certi versi. È come se qualcuno continuasse a stare all'interno di una situazione di gruppo, di coppia, quello che per voi è, di amici, di famiglia. Mi viene da dire, illudendosi anche un po' che le cose potrebbero cambiare, però qui ho come la sensazione che ci sarà veramente un qualche tipo di vincolo, un qualche tipo di condizionamento. Mi parlano di ricatti, ok? Il ricatto non è solo quello del non dico niente, tu mi devi pagare. Per esempio, c'è una forma di ricatto emotivo che è se mi vuoi bene, fai, dimostramelo così. Questa è una forma di ricatto emotivo e voi non dovete cedere. La risposta è non devo necessariamente fare quello che dici tu per dimostrare a te o a me che ti voglio bene, perché io so che ti voglio bene. Insomma, cercate poi di giostrarvela con le parole, però sappiate che i ricatti sono anche emotivi, non solo fisici o anche psicologici, alle volte. Va bene, comunque qua lo sento di più come una questione di potere, di dominio, e qui è un po' come far crollare le strutture egoiche di cui ci parla il diavolo. Molte volte il diavolo ci parla anche di qualche tipo di schiavitù che in realtà siamo noi che ci vogliamo, cioè siamo noi che ci sentiamo condizionati, vincolati, magari ci rendiamo anche conto che siamo in una situazione malsana, anche un po' tossica, ma l'idea di non avere alternative, di non vedere alternative, ci fa rimanere lì. E invece è come se a un certo punto con la sacerdotessa e la torre arrivasse un certo tipo di comprensione che vi spingesse proprio fuori da questa situazione, da questo condizionamento, da quest'idea anche solo di essere schiavi.
Tenete presente che si parte con un 9 di bastoni, che è una carta di barriera, di qualcuno che mette i muri, e questi muri potreste averli messi voi. È come se vi foste trincerati, sento, dentro una situazione e cerchiate un attimino di mantenere l'equilibrio nella terza settimana di maggio. Però cambieranno le cose. Andiamo a vedere il matto. Cavaliere di Pentacoli e Imperatrice. Voglio andare a vedere anche la carta del carro. Abbiamo un Re di Spade e un 2 di Pentacoli. Io qui ho l'idea che ci sarà come un nuovo inizio e per qualcuno è come se dovesse scegliere da che parte andare, che cosa continuare a mantenere in piedi e che cosa invece magari lasciar andare. Guardate, in realtà quando si prende una direzione nessuno sa se sia la direzione giusta, comunque pochi sanno se è proprio la direzione per loro. Di solito si prova e si vede come va e poi si cambia fino a quando non si trova la strada giusta. E i fallimenti fanno parte del processo, del percorso, cioè se noi non fallissimo, non facessimo errori, non potremmo imparare, non potremmo migliorare. Allora, scusate se sorrido, ma mi è arrivato un messaggio veloce adesso. Se per caso siete alla ricerca di un figlio, ehm, prima di tutto rilassate la mente perché questo diavolo pesa, perché sento che probabilmente è un po' che state cercando. E un consiglio è di aiutarvi con degli infusi, dei decotti o cose che hanno a che fare con le erbe. Fatevi consigliare da un erborista, o cose per questo stile, insomma. Tecnicamente sia il matto che l'imperatrice ci sono, avete l'imperatrice anche qui, quindi se state cercando un figlio può essere una buona. ehm, Ecco, un'altra cosa che mi viene, può essere un buon periodo, stavo dicendo, un'altra cosa che mi viene è che qualcuno ha bisogno di allentare lo stress e vi potrebbe venir bene organizzare un viaggetto, un fine settimana, un qualche cosa di improvvisato, sapete, senza regole, senza schemi, perché qui con questo diavolo ci sono tanti schemi che pesano e invece avete bisogno di godervi un po' l'avventura, di andare un po' alla wow. Sapete, no? Non so se lo sapete, ve lo dico, quando si fanno le discese sugli sci e si scende un po' così da scapestrati, c'è la tendenza a dire si scende alla wow, che è scritto WO, WO, alla sarebbe comunque un po' così a casaccio, ecco, per farvi capire. E avete bisogno un po' di godervi anche questa flessibilità che il vivere un po' così a casaccio la vita vi dà. Cioè, quando si entra nel flusso è anche bello, ok, vedere che cosa la vita ci offre e come noi siamo abili nel navigare questo flusso. Però il mantenere le cose in una certa situazione per X motivi, non lo so, è come se vi dicessero di lasciare andare certe strutture mentali, certi condizionamenti. C'è una sorta di destrutturazione. Guardate, per qualcuno questo gruppo di carte può anche parlarmi del dedicarsi all'essere madri, ve lo dico perché abbiamo due volte l'imperatrice, ma potrebbe anche essere padri, però sento più le madri. Uomini o donne che siate non ha importanza, però essere come madri migliori per se stessi, per questo bambino interiore che ha bisogno
di essere accompagnato passo dopo passo. Andiamo a vedere le fatine, un consiglio. Trasformazione, e infatti dopo la torre, che normalmente sono quei crolli, se vogliamo, di parte della nostra vita o certe volte di tutta la vita intera, però sono quello che ci dà il trampolino di lancio, la possibilità di creare un nuovo tipo di vita, di trasformarci. Questa fata vi ricorda di arrendervi alla trasformazione che sta succedendo nella vostra vita, soprattutto se state scegliendo di diventare genitori. Diciamo, se vi sta capitando la maternità, insomma, o la paternità. E tutto questo sta succedendo per il vostro più alto bene. Abbraccia la trasformazione. Il bello deve ancora arrivare. Wow, poi abbiamo viaggio. Ecco, guardate, si rifà un po' a quello che vi dicevo prima, perché dice preparati per il tuo viaggio, può essere che sia improvvisato o anche pianificato, comunque assicurati di avere il passaporto pronto, perché sta per arrivare. Potrebbe anche essere quell'offerta, eh? E poi questa carta invece vi dice di riconoscere quello che è il potere della natura tutto intorno a voi. Vi dice vai fuori e vedilo, sentilo, vivilo come se fosse il tuo habitat. Ok, andiamo con Osho. Di solito non uso Osho per le letture sugli affetti, però oggi mi andava di fare così. Repressione, che è un 10 di bastoni. Qua abbiamo un 9 di bastoni, ragazzi. C'è qualche cosa qua che vi sta schiacciando e che ha bisogno di essere buttato giù. Una volta che identificate chi o che cosa è il diavolo per voi, anzi scrivetemelo sui commenti, potete capire come distruggere questa tossicità e arriva la famosa torre. Con saggezza, vi direi, perché la sacerdotessa invita sempre a non focalizzarsi troppo su chi ha ragione o no, o su che cosa è giusto o sbagliato, ma più che altro vi indica di vedere le cose nel lungo periodo, di vedere le cose, qui avevate anche il giudizio, da una prospettiva più ampia. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere con un commento, per farmi sapere che comunque vi è stata utile potete anche mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!